Ciao a tutti, amici del Toro. Benvenuti se siete nuovi e bentornati se mi seguite da un po'. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene? Mostrami Toro, tendenze energetiche generali per la prima metà di, grazie, novembre 2022. Abbiamo la carta del giudizio. Si tratta di qualche presa di consapevolezza di quello che potrebbe essere un risveglio spirituale, una chiamata di tipo divino o perché no, magari anche di tipo fisico. Quando c'è il giudizio di solito si parla di una crescita spirituale, di una presa di consapevolezza, di un'idea che arriva, che più che una lampadina che si accende è un lampadario, ok? Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io intanto vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete semplicemente quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non dovesse risuonare nulla o se voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Sotto, nella descrizione del video, aprendo la tendina, trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi. Allora, sono ritornata alla stesa di prima, quindi alla precedente stesa. Andremo a vedere qual è il movimento generale più importante, dopodiché andremo a spiegare, a specificare con i mini tarocchi. Partiamo con un fante di bastoni, un fante di pentacoli, quindi due fanti, un'energia molto frizzante, molto giovanile, un 7 di pentacoli, la carta del re di coppe, e qui infatti in centro lettura ci sta perché qui abbiamo altri due fanti, la carta della forza, la carta della temperanza e la carta del matto, quindi terminiamo la lettura con ben tre arcani maggiori. Il fante di bastoni è, come vi dicevo, quell'energia entusiasta, come anche il fante di pentacoli in realtà, perché sono due energie giovanili, due energie frizzantine. Diciamo che forse la prima è più focalizzata su quello che può essere il divertimento, lo svago, la passione, l'entusiasmo, quello che accende un po' la fiamma interna, mentre il fante di pentacoli è più centrato su quello che è un lavoro di apprendimento, di studio, di approfondimento, di dedizione, non mi veniva. Ok, e poi abbiamo un 7 di pentacoli, e qui il 7 di pentacoli sento che fa riferimento ad un'attesa che forzatamente bisognerà, diciamo così, sopportare, ma perché si è nella fase iniziale di qualche cosa, mi verrebbe da dire. Per qualcuno questi due fanti potrebbero rappresentare due persone vicino a voi, potrebbero essere degli amici, dei cugini, due persone di interesse, magari potrebbero essere uno un figlio e l'altra, insomma, vedete un po' voi ehm, come risuona nella vostra realtà se non dovessero essere energie. Abbiamo poi un re di coppe in centro lettura. Perché vi dicevo che ha senso con i fanti? Perché il re di coppe è quella carta che in questo caso parla di una mancanza di completezza a livello emotivo. Il re di coppe è una persona posata, pacata, che ha raggiunto quella fermezza, quel tipo di stabilità emotiva, ehm, e quindi si parla anche di una maturità a livello di comprensione, a livello proprio di coscienza e di consapevolezza, ok? E sento che qui c'è da lavorare in questo senso, ma guardando le ultime carte della lettura, con la forza, la temperanza e il matto, io, che qui tra l'altro vi faccio vedere, viene chiamata l'alchimista, la temperanza, mentre il matto viene chiamato l'iniziata, sarebbe l'iniziazione. Si va verso quello che è una presa di forza di volontà, una presa di coraggio e ci si sposta alla temperanza, quindi verso la guarigione. La temperanza è una carta che vi permette di mettere in equilibrio quello che vuole la mente e quello che vuole il cuore. E se ci fate caso, in questa rappresentazione, in questo mazzo, nella carta del giudizio, abbiamo un divino maschile e un divino femminile. Quindi anche qui si tratta un po' di probabilmente rimettere un po', di risistemare, se vogliamo, quello che è la forza maschile con la forza femminile. Ehm, Terminiamo poi con la carta del matto. Parla di chiusure cicli, di inizio di nuovi cicli, parla di bambino interiore, di un nuovo impulso rigenerato, perché siete passati dalla temperanza, siete passati
per la guarigione, quindi qui c'è un'evoluzione veramente in meglio. E vi dirò, se si trattasse per voi di un qualche tipo, io parlo poco della salute, però se si trattasse di qualche tipo di riabilitazione che state affrontando o una degenza lunga o qualche cosa diciamo di lungo che avete attraversato, avete due carte che vi riportano completamente verso la piena salute psicofisica, eh? Quindi si parte veramente, sento che diciamo verso la metà di novembre ci potrebbe essere una sorta di trampolino di lancio per un nuovo tipo di realtà, per un nuovo tipo di vita, stato di salute, serenità interiore, equilibrio psicofisico come vi dicevo prima. C'è una serie di benefici ehm, che andrete ad incontrare, insomma. D'accordo, andiamo a vedere carta per carta di che cosa si tratta nello specifico. Partiamo subito con questi due fanti, cerchiamo di capire se sono energie, persone e a che cosa fanno riferimento. Fante di bastoni. Allora abbiamo un 8 di bastoni e un altro fante, mi sembra giusto. Qui ragazzi è come se ci fosse l'entusiasmo, ma non ci fosse un programma da seguire. Il fante di spade normalmente è un'energia che controlla ed è un'energia che tiene d'occhio tutto. Mm? Però qui o manca una sorta di comunicazione, perché comunque il fante porta i paggi, sono coloro che portano le comunicazioni. Quindi abbiamo qui un 8 di bastoni che anch'esso parla di comunicazioni, però appunto il fante di spade è un po', è al contrario, quindi è un po' così, tiene le informazioni per sé normalmente, quindi qui c'è qualche tipo di discrepanza, diciamo, tra il dire e il fare, mi viene da dire, perché riguarda il pensiero e questo riguarda l'azione. Andiamo a vedere il pentacolo, che è più il fare. Questo è il prendere una decisione, fare un movimento, e questo è un... Sì. Allora, 5 di coppe e re di coppe. Re di coppe ce l'abbiamo qui. Sì, io credo che qui ci sia stata una sorta di delusione per quello che riguarda un'occasione che magari non è stata colta, qualche tipo di novità, se vogliamo, perché qui abbiamo un 8 eh, di bastoni, qualche tipo di novità che comunque ha fatto sì che ci fosse questo 5 di coppe, questa sorta di perdita, di pentimento, se vogliamo, perché si è perso un'occasione. E quindi il fante di pentacoli probabilmente è qui per dirvi di controllare meglio, di tenere d'occhio meglio una situazione, di approfondire un certo tipo di discorso, di dedicarvi di più a quello che potrebbe essere un progetto piuttosto che una relazione. Andiamo a vedere il 7 di pentacoli, per piacere, grazie. Abbiamo un 2 di coppe e una regina di spade al contrario. Allora, il 2 di coppe mi parla di un compromesso, di un'unione, di un incontro, mentre la regina di spade è un po' come se fosse una persona che fa ostruzionismo, o comunque c'è qualche tipo di energia che crea una sorta di confusione mentale ed è per quello probabilmente che siete in questa fase di attesa. È un po' come, ma ci sta anche con il fante che abbiamo qui perché siete in una fase di studio, mi verrebbe da dire, o comunque è quello che avete bisogno di approfondire proprio per prendere consapevolezza delle cose da un punto di vista più ampio. Andiamo avanti con il re di coppe. Abbiamo una regina di denari e un cavaliere di spade al contrario. Allora, innanzitutto noto che abbiamo due regine e tutte e due le figure minori, tra virgolette, di spade sono girate al contrario. Manca il movimento, manca l'azione, più da un punto di vista mentale, vi ripeto, che non fisico e pratico. È come se non avesse, ripeto, chiaro il focus. Fate qualche cosa, nel senso, con questo due di coppe potreste scendere a compromessi con qualcuno, potreste occuparvi di qualche tipo di eh, collaborazione o cose di questo genere, o potrebbe anche esserci un incontro, però in qualche modo questa regina di spade rompe un po' l'anima, ecco, diciamola così. E anche la regina di denari perché ce l'abbiamo qui
E con il Cavaliere di Spade, tutte e due in centro lettura, non lo so, sento che qualcuno sta un po' forzando le cose in una direzione. È come se le cose non fossero ancora mature e qualcuno qui stesse un po' spingendo, ecco. E potrebbero essere proprio per una relazione di coppia o per un accordo anche lavorativo, però essendoci questo 5 di coppe e anche il fante di pentacoli che vi dice di studiare di più, di dedicarvi di più, di metterci più dedizione appunto, sento che probabilmente le cose potrebbero non essere ancora mature a inizio mese. Andiamo avanti, vediamo nella seconda parte della lettura come si sviluppano le cose. Abbiamo un 7 di spade al contrario che spiega la forza e un 6 di bastoni. E il 7 di spade, quando è al contrario, parla di cose che vengono alla luce, di verità che vengono a galla. Qui è come se si prendesse il coraggio a due mani e si facesse un qualche tipo di comunicazione, perché comunque il 6 di spade è una carta di successo e di vittoria, ma ricordiamoci che è una carta di qualcuno che comunica, che parla, che conduce le masse. Quindi ecco, qui probabilmente c'è qualche tipo di scelta, qualche tipo di decisione, una presa di coraggio, un movimento eh, che comunque vi porterà verso il successo. Qui si tratta di tirare giù le maschere, probabilmente che avete sempre avuto, o nei confronti di voi stessi o nei confronti di qualcun altro, perché molte volte rimaniamo delusi per le aspettative che noi stessi ci creiamo. Andiamo avanti, vediamo la temperanza. La temperanza un'altra volta, molto bene. E il giudizio, wow! Sono due carte potentissime. La temperanza che spiega la temperanza e il giudizio che richiama l'energia. Guardate ragazzi, io sento che verso la metà di novembre ci sarà una di quelle svolte, una di quelle prese di consapevolezza, una di quelle, come vi posso dire, salti quantici da un punto di vista proprio della vostra comprensione personale di una situazione, di una relazione, di voi stessi, della vostra vita, di quello che è. Però è proprio, per molti sarà riferito al percorso di vita, a quello che è lo scopo nella propria vita, no? È proprio una questione profonda qui. E guardate, comunque, sia il giudizio è un angelo, la temperanza è un angelo, quindi avete altri due anche se non ci sono le ali degli angeli, e poi c'è anche la rappresentazione di un angelo qui nel due di coppe. Quindi in un certo senso è un po' come se ci fosse una guida divina vicino a voi, appunto, che vi conduce, che vi sta un po' spianando la strada, che vi sta richiamando l'attenzione, perché il giudizio è la chiamata di tipo divino. Quindi è come se ci fosse qualcuno che vi sta battendo sulle spalle, vi dice, senti un po'. Andiamo avanti, vediamo il matto. Wow, il mago, un'altra carta di partenza, un numero 1, carta di grossa manifestazione, 10 di coppa al contrario, solo al contrario, e fante di denari che avevamo già qui al contrario. Quindi sì, quello che sento è che qualcuno qua si deve dare da fare fondamentalmente, iniziare a materializzare la propria realtà. Va bene avere l'impulso, nel senso che l'energia del matto io la sento molto collegata all'energia dei fanti che avevamo qui, perché è quell'energia fresca, giovanile, curiosa, che ha sempre voglia di scoprire. Però qua bisogna fare un tipo di lavoro, come vi posso dire, organizzativo, mi viene da dire. Ok? Perché comunque gli impegni sono tanti, perché comunque probabilmente qualcuno ha anche dei figli, ehm, si va verso un nuovo inizio. Vi dico, qui c'è anche la carta del sole e il 10 di coppe, è vero, sono al contrario, ma sono nell'aria comunque. Quindi in un certo senso è come se iniziasse veramente un capitolo nuovo della vostra vita. Non si vede ancora qui il nuovo inizio, questo periodo sarà più di una presa di consapevolezza su come arrivare o portare a maturazione un certo tipo di discorso per poi ricominciare in un nuovo modo. C'è la carta della temperanza, ragazzi, si va verso la guarigione, verso un miglioramento, come vi dicevo prima, da un punto di vista proprio globale. È un risveglio del giudizio. Andiamo a vedere con i tarocchi di Osho che cos'altro riesco a dirvi. Sì, comunque c'è un qualche tipo di compromesso anche un po' con voi stessi e abbiamo due carte, anzi tre, perché la temperanza è uscita due volte, che parlano di pazienza, quindi qui c'è proprio bisogno
di dare tempo al tempo. Allora abbiamo repressione e controllo. Che carte allegre. Allora, repressione è un 10 di bastoni. C'è qualcosa qua che vi pesa, c'è qualcosa qua che anche il 10 di coppa al contrario può parlare di pesi familiari un po' troppo importanti. Il 10 di bastoni, che è questa carta qui che parla di repressione, parla di qualcuno che è schiacciato letteralmente o da dei pensieri o da un tipo di realtà, magari da tutto quello che c'è da fare nella quotidianità. E qui abbiamo un re di spade, il controllo. Ok, qui avevamo la regina di spade, però insomma, qui si tratta veramente di tenere tutto sotto controllo anche con le unghie, mi viene da dire. Ehm, Forse un po' il suggerimento di lasciarvi andare, perché comunque avete il matto, state controllando tanto e avete il matto è proprio il lasciarsi fluire, entrare nel flow, come si dice, lasciarsi andare, seguire il flusso, aprirsi con entusiasmo a tutto quello che c'è di nuovo, che la vita può offrire, insomma. Mm? Ok, andiamo a vedere un ultimo oracolo per vedere un consiglio finale. Vi dico, c'è comunque un forte miglioramento perché la stesa comunque termina con 3 arcani maggiori e anche molto belli, direi. Andiamo a vedere un oracolo. 3. Mm. Eh sì, allora, carta numero 32. Questa carta, vedete c'è una figura che sembra quasi abbia queste radici intorno a lei che la tengono, che la trattengono. E qui si tratta di ritrovare la vostra libertà, ragazzi, anche nel modo di pensare, nel modo di sentire. Poi abbiamo la carta numero 22 che parla di schemi. E qui, avendo 2 volte la carta del giudizio, potrebbe parlare di schemi karmici, per qualcuno potrebbe risuonare anche come karma, quindi karma familiare, karma diciamo anche così culturale. E poi abbiamo santuario, carta numero 26. Fate attenzione a non mettere sul piedistallo e il fante di pentacoli un po' parla anche di questo. Qualche tipo di situazione o qualche tipo di relazione, o anche voi stessi, eh. Cioè il fatto che voi abbiate tutto sotto controllo è un po' come se, ok, se non lo faccio io non lo fa nessuno, e quindi io sono obbligato o obbligata a mantenere tutta la situazione sotto controllo. In realtà no, vi dice lasciatevi fluire, ok? Nel senso non mettetevi troppo anche voi su un piedistallo in questo senso. Mollatela presa ogni tanto, ma anche perché ne avete bisogno. Qua c'è proprio un'energia di stanchezza, di esaurimento energetico, avete bisogno di recuperare. Mantenere sempre un controllo molto attivo ed essere sempre vigili, fa impiegare molta energia a livello di lavoro, no? Una persona che controlla sempre, una persona che è sempre lì con l'ansia, che a parte l'impiego e il consumo di energia in più, e poi neanche le altre persone che sono magari vicino a voi si sentono libere, diciamo così, di muoversi. Ecco, quindi può essere utile in questo periodo lasciare andare la presa, insomma. Occupatevi di voi stessi, di guarire, di rompere gli schemi. Cari amici del Toro, questo è quello che avevo per voi, spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile. Se vi è piaciuta potete mettere un like, potete iscrivervi, condividere, commentare o lasciare una donazione, ogni tipo di supporto è valido. Io vi ringrazio per essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!